Salve a tutti nipotini, io sono lo zio Matte, o lo zio Tucci se preferite. Benvenuti su I segreti dello stivale. Su questo canale non ci limiteremo a grattare la superficie della storia, scenderemo insieme nelle viscere della nostra Italia per svelarvi i casi di cronaca più macabri, le leggende più oscure ed i misteri che si nascondono all'ombra dei nostri campanili, delle nostre abitazioni e dei nostri luoghi di ritrovo. In questo canale non vogliamo né spargere odio né demonizzare i carnefici, ma ricordare le vittime, nostre connazionali per la maggior parte dei casi, e raccontare delle storie che, altrimenti, sarebbero dimenticate. Oggi, nipotini cari, come primo video del canale, il viaggio sarà lungo e tortuoso. Andremo a ricostruire pezzo dopo pezzo il processo e la vita di quello che è considerato il primo vero serial killer della storia italiana. Preparatevi perché i dettagli che ho scoperto per voi superano ogni film horror. Detto questo, mettetevi comodi, spengete la luce, perché la verità spesso è molto più spaventosa e complicata di un semplice racconto fantasy. Io sono zio Matte, o lo zio Tucci se preferite, e questo è La Iena di San Giorgio. Per capire il caso di oggi dobbiamo fare un viaggio nel tempo. Siamo nel 1835. L'Italia che conosciamo è ancora un sogno lontano ed è un mosaico di piccoli regni. Il Piemonte è il cuore del Regno di Sardegna, guidato da re Carlo Alberto. È un'epoca di contrasti feroci. Da un lato, Torino ed i grandi centri sono controllati da una polizia rigidissima, ossessionata dalle rivolte mazziniane. Dall'altro, nelle campagne, come quelle del Canavese, la legge è quella della sopravvivenza. La fame non è un concetto astratto, è una fame nera, presente, che morde. La gente muore di pellagra, di stenti, e le famiglie mandano i figli a lavorare come servi pur di non vederli morire in casa. È in questo clima di disperazione e nebbia che incontriamo il nostro protagonista. Tutto inizia il 3 giugno 1803 in una San Giorgio canavese che all'epoca era poco più di un manipolo di case contadine. È in questo contesto che nasce Giorgio Orsolano, figlio di Antonio e Margherita Gallo. La sua non è una famiglia di reietti. Quando il padre muore, Giorgio viene mandato da uno zio prete perché lo istruisca e lo educhi alla vita civile. Ma c'è qualcosa che non va in quel ragazzino. Lo zio tenta in ogni modo di insegnargli a leggere, a scrivere, ma Giorgio è refrattario, è irascibile, è violento. Ha dei difetti fisici che lo segneranno per sempre. È basso di statura, ma soprattutto è quasi cieco da un occhio ed è strabico. Ciò gli conferisce uno sguardo sinistro ed asimmetrico che mette paura alla gente. Lo zio, disperato, dopo poco lo rimanda dalla madre. Giorgio cresce tra le strade, nutrendo odio silenzioso verso un mondo che lo vede come un diverso. A soli 20 anni, nel 1823, commette il suo primo grave errore. Aggredisce una giovane, Teresa Pignocco, mentre lei è intenta a raccogliere l'erba nei campi. Tenta di violentarla brutalmente, ma lei riesce a sfuggire. Giorgio viene arrestato e condannato dal Real Senato di Torino ad 8 anni di reclusione per tentato stupro e furti sacrileghi. Aveva persino rubato un campanello di metallo nella chiesa per rivenderlo. Viene rinchiuso nelle carceri di Ivrea e poi trasferito a Villafranca sul mare. Ed è qui che la Iena impara il mestiere. In carcere Giorgio si comporta da detenuto modello, guadagna la fiducia delle guardie e viene messo a lavorare nella spezieria, il laboratorio farmaceutico del penitenziario. Lì impara ad usare i coltelli, a tagliare con precisione, a conoscere e studiare l'anatomia anche tramite la scarna biblioteca del carcere. Quando esce il 13 dicembre 1831 torna a San Giorgio. Sembra un uomo nuovo, affitta un locale in piazza ed apre una salumeria. Diventa il lardarolo del paese. In un mondo dove la carne è un lusso, Giorgio è l'uomo del benessere. La sua bottega è florida e il suo grembiule è sempre sporco. Sporco, sì, ma di un sangue che tutti credono animale, per ora. Gira per le fiere, scherza con i contadini, rassicura le madri,
Ma dietro quei baffi curati e quel sorriso cordiale si nasconde una psicologia predatrice. Giorgio ha capito che in un mondo affamato la fiducia si compra facilmente anche solo con un pezzo di pane. Giorgio è abile, le sue salsicce sono saporite, i suoi prezzi onesti. Ma la gente del paese, che non dimentica il passato tanto facilmente, gli dà un soprannome inquietante, lo chiama il Mangiacristiani, un presagio che nessuno avrebbe voluto vedere avverarsi. Tra il 1834 e il 1835 la nebbia del Canavese sembra inghiottire diverse ragazze. 3 sono le ragazze accertate che spariscono nel nulla, ma sicuramente saranno state molte di più. All'epoca, se una ragazza povera spariva, i gendarmi non perdevano troppo tempo. Sarà scappata con un soldato, dicevano. La prima è Caterina G. Vogre, scomparsa nel nulla il 24 giugno 1832. Nonostante le battute di caccia e le ricerche disperate, di lei non rimarrà traccia. Il paese inizia a mormorare di lupi che scendono dalle montagne, ma i lupi, quelli veri, camminano su 2 zampe e in mezzo a loro. Passano 2 anni, nel 1834 scompare la piccola Caterina Scavarda. Alcuni documenti dell'epoca dicono avesse solo 10 anni, altri 14. Giorgio l'attira con una scusa di farle l'elemosina, di darle da mangiare, di sfamarla. L'attira in casa, la violenta, la uccide e poi, come confesserà lui stesso, riduce il cadavere in pezzi per disperderlo nelle campagne, per far credere ad un attacco animale. Ma è nel marzo 1835 che la Iena commette il passo falso finalmente. Scompare Francesca Tonso, 14 anni. La zia della ragazza l'aveva vista parlare con Giorgio proprio quel pomeriggio. La famiglia non aspetta i gendarmi, vanno a bussare alla porta di Orsolano direttamente. Lui li accoglie però con una ferocia inaudita, così li caccia a malo modo dicendo di non aver mai visto la ragazza. Quel nervosismo estremo, però, firma la sua condanna. Il macellaio infatti le aveva promesso un lavoro, le aveva promesso di sfamarla se fosse andata da lui. Il 3 marzo i gendarmi entrano nella sua casa. Giorgio è sereno, quasi infastidito da quella perdita di tempo. Ma quando scendono in cantina, tra le carcasse di maiale appese ai ganci, trovano qualcosa che non appartiene a una bestia, ma trovano l'orrore. Si scopre che Orsolano non si limitava ad uccidere, ma usava la sua arte di macellaio per smembrare e preparare le vittime mescolandone i loro resti agli insaccati. Quelle salsicce tanto lodate dai vicini contenevano carne umana. Il canavese scopre così di aver mangiato i propri figli. La polizia scopre dei sacchi, nei quali c'erano i resti della ragazza. Giorgio aveva appena finito di lavare i vestiti di Francesca in un secchio, cercando di cancellare il suo sangue. Il processo davanti al Real Senato di Torino è uno dei più brevi e scioccanti della storia sabauda. Giorgio non nega nulla, anzi con una freddezza che fa svenire gli spettatori in aula, rivela i dettagli della sua produzione. Dichiara ai giudici: ho mangiato le parti delle prime 2 fanciulle e poi ne ho utilizzato i resti per confezionare prosciutti e salsicce venduti pubblicamente nella mia bottega. Dice: avrei fatto lo stesso della terza se non mi aveste fermato. L'aula resta in silenzio. Il macellaio di San Giorgio ammette di aver trasformato delle bambine in merce da banco e venduta ai propri concittadini. In cella, al castello di Ivrea, Giorgio capisce che non c'è via d'uscita. Tenta di togliersi la vita cercando di ingoiare pezzi di vetro o soffocarsi, le cronache sono discordanti, ma viene prontamente fermato dai gendarmi. Viene incatenato mani e piedi e sorvegliato a vista da 2 guardie armate H24. Non gli viene nemmeno concesso il lusso di scegliere come morire, cosa abbastanza normale a quei tempi. Il 13 marzo 1835 arriva la sentenza. Colpevole di barbaro omicidio e stupro. La pena è la morte per impiccagione. Tutti i giornali d'Italia, ma anche quelli esteri, parlarono del cannibale di San Giorgio. Il caso diventò un caso mediatico enorme per quei tempi.
San Giorgio Canavese si trasformò nel 17 marzo 1835 in un anfiteatro di morte. Arrivarono carrozze persino da Torino per assistere all'impiccagione, all'esecuzione. La folla era così numerosa e inferocita che i carabinieri reali dovettero schierarsi in doppia fila per evitare che il condannato fosse linciato prima di arrivare al patibolo. Giorgio salì i gradini con lo sguardo fisso nel vuoto. Non chiese perdono e non pregò. Il boia fece il suo dovere e il corpo della iena dondolò ben presto esanime nel vento del Canavese. In quegli anni dominava la frenologia. Si pensava che il crimine fosse scritto nelle ossa. Il corpo di Orsolano venne così consegnato alla scienza. La sua testa venne separata dal busto, misurata e sezionata. Cercavano la protuberanza della malvagità. Volevano convincersi che Giorgio fosse nato mostro per non dover ammettere che un uomo normale potesse compiere simili atrocità. Ancora oggi, se andate al Museo di Anatomia di Torino, potete vedere il suo cranio che ci osserva dal passato, catalogato e numerato. Nasce così il mito frenologico di Orsolano. Abbiamo ricostruito oggi la vita di un uomo che ha mangiato la carne dei propri simili e l'ha venduta ai vicini ignari. Una storia che ci ricorda che i mostri veri non sono sotto il letto, dentro gli armadi o lontani dai nostri pensieri, ma più spesso sono coloro che ci porgono il pane la mattina. Caterina, Francesca e Caterina. Oggi le abbiamo ricordate per dare loro quella dignità che Orsolano ha cercato di cancellare. E voi, nipotini miei, siete riusciti ad ascoltare tutto fino alla fine? Ditemelo nei commenti se avete avuto il coraggio e se questo dossier vi ha colpito o se lo conoscevate già. Questa voce che sentite è la mia voce, è reale. Non usiamo intelligenza artificiale. Quindi se apprezzate lo sforzo, iscrivetevi, mettete like, commentate, attivate la campanella, condividete, ma non ve lo dirò così spesso come fanno gli altri. Seguitemi ancora per svelare tutti i segreti rimasti nell'ombra del nostro stivale. State attenti alla nebbia, nipotini miei, perché a volte nasconde segreti che non dovrebbero essere mai svelati. Io sono lo zio Matte, o se vi piace di più lo zio Tucci, e vi aspetto nell'ombra del prossimo campanile. Buonanotte, se ci riusciamo.